Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione sul tool per la gestione dei corsi. Nella lezione precedente abbiamo inserito i primi dati generali relativamente al corso di danza classica e le modalità di pagamento. Adesso andiamo avanti con l'inserimento di ulteriori docenti e l'inserimento dei discenti e anche le scadenze di pagamento mensili e anche bimestrali, come vedremo, perché in questo caso abbiamo detto che il corso lo paga il discente in più soluzioni. Quindi innanzitutto all'interno del nostro database dobbiamo ritrovare il nostro corso di danza classica, perché ora ce ne sono pochi, ma ce ne potrebbero essere nel corso del tempo tanti, e quindi dobbiamo andare a cercare il corso di danza classica che abbiamo cominciato ad inserire nella lezione precedente. Io suggerisco di cliccare qui. Da qui si possono mettere le spunte sul corso che è stato chiuso, se un corso è stato chiuso, e una volta che io vado a smettere la spunta qui, quando poi chiudo la maschera e la vado a riaprire, il corso con l'ID numero 6 non sarà più presente in questa lista. Quindi qui avremo pochi corsi, soltanto quelli aperti. Quindi qui vedo che il corso di danza classica è il corso con ID numero 27. Quindi qui chiudo, mi posiziono all'interno di questa cella dell'ID, clicco sul cannocchiale, scrivo 27, trova successivo ed ecco che il database Access ha trovato il corso con l'ID numero 27 che avevamo cominciato a inserire nella lezione precedente. Quindi dicevo, in questa dobbiamo inserire innanzitutto ulteriori docenti, se ce ne sono, perché ovviamente potrebbero bastare i docenti qua su in alto, come sicuramente nel caso di questo corso di danza classica, anzi forse potrebbero essere fin troppi questi tre qua su in alto, ma se fosse un corso di inglese, un corso sul controllo di gestione erogato da un'agenzia formativa che si avvale anche magari di un finanziamento del Fondo Sociale Europeo, o anche nel caso di un corso di danza classica, se ci si avvalesse di un finanziamento del Fondo Sociale Europeo o di un'altra istituzione pubblica, sicuramente dovremmo mettere questi soggetti qua su in alto e poi i docenti veri e propri, quelli che vanno in aula. Supponiamo che sia questo il caso, chiaramente li andiamo ad aggiungere da qui. Possiamo aggiungere Riccardo Marroni che insegna una determinata materia. Come vedi, questa materia, la danza classica, non è compresa in questo elenco. Quindi, come abbiamo visto nelle lezioni con cui abbiamo popolato le tendine, andiamo nelle nostre tendine, clicchiamo su materia e scriviamo danza classica. Quindi chiudo, vado ad aggiornare le tendine da qui perché mi aggiorna quello che ho appena inserito anche in queste tendine nella sottomaschera, e adesso qui troveremo danza classica. Ecco, inserisco danza classica, così abbiamo anche visto come inserire rapidamente una nuova voce nel menu a tendina quando ci occorre di farlo per l'inserimento dati che stiamo facendo. Di Riccardo Marroni, come vedi, perché a monte abbiamo inserito i suoi dati anagrafici, ha già messo il telefono e la mail. Quindi andiamo a mettere un compenso, una cifra così indicativa, IVA 22%, quindi 1220. Qui ancora non andiamo a spuntare pagato perché non lo abbiamo pagato, e chiaramente il fatto che non ci sia la spunta qui farà emergere nell'ambiente di consultazione dati il fatto che dobbiamo ancora pagare questo importo a Riccardo Marroni. E come abbiamo inserito Riccardo Marroni, potremo inserire tanti altri docenti. Quindi adesso andiamo a inserire i partecipanti. Vediamo come inserire 3 partecipanti per questo corso di formazione, e ne vedremo uno che paga mensilmente 100 euro al mese da gennaio a giugno, un altro discente che paga bimestralmente, quindi pagherà in 3 soluzioni, e poi facciamo anche il caso di un discente che paga tutto in un'unica soluzione. Avevamo visto che cliccando qui, se il discente paga in un'unica soluzione, dovevamo mettere l'importo qui, ma questo quando tutti i discenti pagano in un'unica soluzione, perché se c'è anche un solo discente che può pagare in più soluzioni, allora bisogna utilizzare quest'altro strumento.
Quindi andiamo a scegliere tre nomi tra i discenti che abbiamo messo a monte. Ricordo che i discenti li abbiamo inseriti da qui e quindi tutti questi nomi ora verranno inseriti di tutti questi discenti. Se li sceglieremo da qui verranno inseriti automaticamente tutti i dati anagrafici. Quindi andiamo a scegliere Chiara Rossi. Ecco, vedi che di Chiara Rossi sono stati inseriti tutti i dati anagrafici. Qui per il momento non scriviamo niente per quanto riguarda la piattaforma multimediale, l'ID e la password della piattaforma, perché quello riguarda i corsi a distanza, quando l'agenzia che eroga il corso a distanza fornisce l'ID e la password per accedere alla piattaforma. Non è questo il caso perché si tratta di un corso in presenza. Poi, se fosse un corso soggetto a scadenza, allora dovremmo mettere qui la data di scadenza del corso e la data in cui vogliamo ricevere l'alert circa il fatto che tra poco scadrà la validità del corso. Ci sono dei corsi soggetti a scadenza, come abbiamo detto, è il caso dell'HCCP che ogni 5 anni, se non vado errato, o comunque quella che è la scadenza per legge, ogni 5 anni va rinnovato, quindi per chi gestisce gli alimenti. Quindi abbiamo inserito questo primo discente, Chiara Rossi, e andiamo a dire che Chiara Rossi paga di mese in mese, quindi la prima scadenza sarà il 31 gennaio 2024. Abbiamo detto che l'importo è di 100 euro al mese, con IVA di 22, poi 29 febbraio 2024, sempre 100 euro, IVA 22, 31 marzo 2024, 100, IVA 22, 30 aprile 2024, 100, IVA 22, e 31 maggio 2024, importo 100, IVA 22 e 30 giugno 2024, importo 100, IVA 22. Quindi per quanto riguarda questo primo discente, questa prima allieva, abbiamo terminato. Come qua su in alto abbiamo cliccato più per aggiungere un nuovo corso, qui ora ovviamente cliccheremo più per aggiungere un nuovo discente, un nuovo allievo. E se dobbiamo andare ad aggiungere un nuovo discente domani su questo corso, è importante sincerarsi del fatto che ci si trovi sotto l'ID giusto per inserire il dato in relazione, perché ora io qui posso inserire infiniti discenti in relazione a questo ID corso numero 27. Quindi ora quando cliccherò qui mi si pulirà solo la maschera sotto, non anche sopra, dove rimarranno i dati relativi all'ID corso numero 27. Quindi andiamo a cliccare su più e aggiungiamo un altro allievo. Quindi clicchiamo su più, come vedi si è ripulita la maschera soltanto sotto, scegliamo in questo caso Santini Piero, anche in questo caso sono stati messi tutti i suoi dati anagrafici e diciamo che lui paga ogni 2 mesi, quindi 29/02/2024, e per il fatto che paga ogni 2 mesi come al solito ci sarà magari un po' di sconto, invece che diciamo 200 euro, 180, IVA al 22, poi pagherà il 30 aprile 2024 180, IVA 22, e il 30 giugno 2024 180, IVA 22. Andiamo ancora a cliccare su più e inseriamo un terzo ed ultimo allievo, tanto abbiamo visto come si fa. Clicchiamo su più e inseriamo Bianchi Rossano e diciamo che lui paga tutto in un'unica soluzione, quindi paga tutto, diciamo, paga tutto alla fine di gennaio per tutte le lezioni fino alla fine di giugno, quindi 31 gennaio 2024 lui paga, diciamo, anziché 600 euro ne paga 480, quindi meno ancora di quello che ha pagato chi pagava bimestralmente. 22%, quindi 585,60.
Quindi abbiamo inserito tutti gli allievi che volevamo inserire, abbiamo inserito i docenti, quindi per non fare troppa confusione, per non fare lezioni troppo lunghe, nella prossima andiamo avanti con l'inserimento di altri dati sempre relativamente a questo corso e quindi ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!